Buondì e benvenuti a un'analisi di Paper Mario Sticker Star. Tutti sanno che non è esattamente il gioco più amato dai fan di Paper Mario. Stop! He's already dead! Quello che non tutti sanno però è che il gioco ha subito dei cambiamenti importanti durante lo sviluppo. Fortunatamente, analizzando i file del gioco, siamo riusciti a scovare molte tracce dei piani originali. Siamo il Mario's Castle, una community italiana dedicata a tutto ciò che riguarda Mario. Io sono Storm Kylice e sono qui per presentare il video. Il merito di queste scoperte però è tutto di Super 1033, che ha analizzato il codice del gioco per ben 4 anni, dal 2016. Qualcuna di queste informazioni era già nota e reperibile in inglese sul The Cutting Room Floor, ma la maggior parte è del tutto inedita, frutto del duro lavoro di Super. Per il bene della sintesi, in questo video coprirò solo alcune scoperte che ritengo molto interessanti. Se avete voglia di leggere, trovate il link all'articolo nella descrizione. Ora prendete una bella bevanda e mettetevi comodi. Uno degli aspetti più controversi di Sticker Star è la totale assenza dei compagni, una delle caratteristiche più amate dei vecchi Paper Mario. I compagni hanno debuttato in Paper Mario per Nintendo 64. Già allora c'erano diversi compagni scartati, tra i quali un certo Catenaccio. L'idea di un compagno Catenaccio è rimasta latente molto a lungo, fino ad essere utilizzata in Sticker Star, almeno nel prototipo, e poi è stata di nuovo scartata. Per fortuna, gli sviluppatori di Paper Mario, Intelligent Systems, hanno lasciato molte tracce. Andiamo a vederle. Nel codice del gioco si trova una cartella chiamata Data, che a sua volta contiene dei file come questi: KDM Car Data e KDM Car Viewer. Al loro interno non si trovano le animazioni o i modelli, che purtroppo sono andati perduti, bensì i nomi che avrebbero avuto e i commenti lasciati dallo staff di Intelligent Systems. Per esempio c'era un'animazione per il collare, una per il corpo e una per la catena. Quindi la primissima cosa che possiamo intuire è che il Catenaccio era già a una fase di sviluppo piuttosto avanzata prima di essere rimosso, tanto da mostrarlo addirittura nel materiale promozionale ufficiale. Scendendo ancora troviamo però delle cose particolarmente interessanti. Per esempio, nei commenti di un'animazione troviamo questo attacco, che in italiano si può tradurre in attacco fisico, lo stesso nome che appare nelle descrizioni di alcuni vecchi attacchi, come questo di Cupaldo. Scendendo ancora possiamo trovare addirittura la tattica della difesa, anch'essa presente nel portale millenario, e persino un'animazione per quando avrebbe raggiunto 0 PV. Ripeto, purtroppo non possiamo vederle, perché il modello è stato cancellato, ma possiamo dedurre delle cose. Prima di tutto, che i compagni sarebbero stati simili a quelli dei primi 2 giochi della serie. La possibilità di attaccare, difendersi, sono tutte caratteristiche che ricordano Paper Mario il portale millenario. Inoltre possiamo dedurre che il Catenaccio avrebbe avuto un attacco fisico paragonabile a quello di Cooper e Cupaldo, come questo qui. A questo proposito c'è una mappa incompleta, della quale rimane solo una collisione, piuttosto interessante. Il nome giapponese, Kurukurusoko, scusate ma non so pronunciarlo, si può tradurre in magazzino rotante. A quanto pare sarebbe stata una mappa contenente casse e blocchi, che il Catenaccio sarebbe stato in grado di colpire, come il lancio del guscio, solo che appunto, invece di lanciare il guscio, si lanciava il Catenaccio. Finora abbiamo parlato solo di contenuti scartati, eliminati dal gioco, quindi possiamo solo teorizzare a cosa sarebbero serviti. Chiediamoci invece cosa è rimasto effettivamente nel gioco? Ebbene, curiosamente, il codice dei compagni, fuori dalla battaglia, è stato riutilizzato per creare alcuni personaggi che ti seguono, come questi Toad. Invece, durante la battaglia, indovinate un po', il codice dei compagni è stato trasformato in alcuni sticker oggetto, come il piumino per la cipria, la spugna e così via. Inoltre, nel gioco finale sono ancora presenti delle funzioni come Field Change Party, che originariamente avrebbe permesso di cambiare compagno, e che noi abbiamo attivato modificando il gioco, e Party Skill, che originariamente avrebbe permesso di usare la loro abilità.
ma ovviamente sono rimaste totalmente inutilizzate, visto che purtroppo nel gioco finale non è mai possibile cambiare il compagno e di certo non è possibile usare le sue abilità, che non esistono. Prima di andare avanti vi facciamo sentire tanti effetti sonori del catenaccio scartato. Un esempio del dialogo. Questa, che probabilmente sarebbe stata una catena, e questi qui. Ora, domanda del secolo. Abbiamo capito quello che poteva essere il catenaccio, ma per caso ci sarebbero stati anche altri compagni? Erano già in sviluppo? E la risposta è assolutamente sì. Erano già in sviluppo anche altri compagni, e possiamo trovare delle tracce anche di questi. Di nuovo, non possiamo trovare e vedere purtroppo il loro modello perché è stato cancellato, ma il nome dei modelli è rimasto con tanto dei commenti originali di Intelligent Systems, tradotti da Super. Questi li possiamo vedere all'interno di due tabelle. Prima di tutto, torniamo su KDM Car Viewer, dove abbiamo trovato numerose informazioni sul catenaccio. Quindi, un modello, P-11, è quello del catenaccio. 11, per chi non lo sapesse, è proprio il nome giapponese del catenaccio. Molto interessante invece, un modello si chiama P-Kuribo G. Kuribo è il nome giapponese dei Goomba. Il commento specifica che questo modello serviva per un test delle battaglie con gli sticker. Un altro modello si chiama P-Slit. Slit probabilmente non significa un bel niente per voi, ma in realtà ha due significati nella serie di Paper Mario. Nel portale millenario è il nome interno dell'abilità che fa ruotare Mario di lato, facendolo diventare piatto, mentre in Super Paper Mario è il nome interno dell'abilità di Sottilino, che ha la stessa funzione. Quindi possiamo immaginare che ci sarebbe stato un nuovo compagno con la stessa abilità. Un altro compagno è P-Lucy, ovvero non è altri che Corinne. All'inizio era programmata esattamente come un compagno tradizionale. Il suo commento si può tradurre in Corinne provvisoria, quindi è chiaro che questo non sarebbe stato il modello definitivo. Andando a vedere invece KDM Car Data, che è più recente, possiamo trovare dei dettagli in più. Prima di tutto, quello che possiamo vedere in Card Data è che il catenaccio non c'è più, è stato tagliato in mezzo a queste due liste. Curiosamente c'è ancora un Goomba, e attenzione, non un Goomba qualsiasi. Il suo identificativo adesso è Curio, che è letteralmente il nome giapponese di Goombario di Paper Mario 64. Stranamente però, il commento di Intelligent Systems si può tradurre in Goombruno, che è una specie leggermente diversa da quella del Goomba, quindi chi accidenti sa cosa avessero in mente. Anche Slit è ancora presente, e adesso il commento lo chiama Signor Slit, molto carino. Quindi, in sintesi, quello che abbiamo imparato sui compagni è che inizialmente erano programmati come quelli del portale millenario, ma non solo perché hanno copiato e incollato il codice, hanno proprio creato del materiale originale, come addirittura Corinne, che inizialmente era programmata come compagno tradizionale, ed hanno addirittura mostrato il catenaccio nel materiale promozionale. E poi è andata come è andata. Un'altra caratteristica amatissima dai fan di Paper Mario sono i personaggi e le intere specie originali, come questa e questa. Ebbene, un altro motivo per cui Sticker Star non è molto amato dai fan è che nessuno di loro è presente. Infatti è risaputo che Kensuke Tanabe abbia frustrato gli sviluppatori per farglieli rimuovere. La cosa molto interessante è che in realtà Sticker Star, prima di ricevere questi ordini dall'alto, stava per introdurre almeno una nuova specie, della quale sono rimaste numerose tracce, i cosiddetti Mander. Tornando alla cara vecchia KDM Car Viewer, possiamo trovare i nomi dei modelli di 3 nemici scartati. Si tratta di Zako Mander, King Mander e Hone Mander. Come potete vedere, Zako Mander aveva un solo modello, e Zako vuol dire più o meno pivello in giapponese. Nulla a che fare col nostro Zaki, se chiaro. Poi c'è King Mander. King Mander aveva un modello che sarebbe apparso fuori dalla battaglia, uno che sarebbe apparso durante la battaglia e uno che probabilmente sarebbe apparso quando avrebbe subito danni. Il nome King ovviamente deriva da Re. Honemander anche lui aveva un modello che sarebbe apparso fuori dalla battaglia e uno per dentro la battaglia, ma niente modello per i danni. Hone significa osso in giapponese. Sono presenti inoltre dei modelli chiamati E Hone Seal ed E King Seal. È difficile capire di cosa si trattasse.
Seal è il nome giapponese degli sticker, quindi magari sarebbero stati degli sticker usati dai Mander? O qualcosa del genere? Non lo sappiamo. Ma tutto questo ci ricorda molto Crimilde, Fosco e Ossandra del portale millenario. A questo proposito, vicino ai loro modelli, dentro KDM Car Viewer, si trovano altri nemici interessanti scartati, come questo boss tanta talpa e un certo Wanateki che non sappiamo esattamente cosa sia. A volte Mander viene menzionato da solo nei commenti di Intelligent Systems, e non è chiaro il perché. Forse per Mander si intendeva l'intera specie? Quindi Zako, King e Hone? O forse era solo sinonimo di Zako Mander, la specie inferiore? Forse addirittura Mander era un'unica creatura, e Zako, King e Hone erano le sue 3 forme. Curiosamente esiste un'animazione di Hone Mander che si chiama HMD E3C, e il suo commento si può tradurre in Hone Mander guarda Kamek. Inoltre esiste anche un'animazione di Kamek che si chiama KMK T3A, e il suo commento si può tradurre in Kamek parla mentre agita la bacchetta su Mander. Che dire, più descrittivo di così non si può. Quindi possiamo supporre che Kamek sarebbe apparso in battaglia con Mander, e magari lo avrebbe trasformato. Beh, in realtà possiamo fare qualcosa in più di supporre. Intelligent Systems, infatti, ha lasciato letteralmente uno screenshot di una vecchia build all'interno del gioco, in cui è possibile vedere proprio questa situazione. Ora, non possiamo essere certi al 100% che si tratti di un Mander, ma di sicuro la descrizione corrisponde. A guardarlo sembra un serpente, con la testa simile a quella di uno Yoshi. Forse questo è Zako Mander, la versione più debole del Mander. Notare anche come Kamek, a questo punto dello sviluppo, usava ancora lo stile dei Paper Mario classici, anche l'interfaccia della battaglia era diversa. Ma c'è dell'altro! Abbiamo scoperto dove sarebbero dovuti apparire Zako Mander e Hone Mander. Prima di tutto andiamo a guardare il file KDM Map Viewer. Qui vengono menzionate delle mappe con il prefisso BTD. Non sappiamo per cosa stia, potrebbe avere qualcosa a che fare con le mappe da battaglia BTL usate nel gioco finale, che in effetti precedono all'interno del file. Queste non sono mai menzionate in nessun altro file, ma siamo certi che sono le più antiche, in quanto alcune addirittura avevano E3 nel nome, probabilmente quello del 2010, quindi il primo prototipo mai mostrato. La mappa BTD Tor 00 ha come commento fortezza boss Hone Mander. Tor 01 invece è fortezza interno, e la mappa Tor 02 è fortezza King Mander, ovvero una fortezza che è stata mostrata nella primissima build del gioco e che è stata tagliata di sana pianta nella versione finale. Grazie a queste mappe abbiamo la certezza che Hone Mander sarebbe stato un boss, e se ci fidiamo del loro ordine, ma non è necessariamente detto, si può ipotizzare che inizialmente sarebbe stato uno scheletro, ovvero Hone Mander, e poi Kamek lo avrebbe riportato in vita, trasformandolo in King Mander. Inoltre esiste uno sticker chiamato SL Page, con una texture chiamata PG Mander. Questo sticker è programmato per aumentare di 1 il numero di pagine nell'album di Mario. Nel gioco finale questo avviene automaticamente, solitamente dopo aver sconfitto un boss. Abbiamo fatto una modifica per piazzarlo nel gioco e mostrarvi che aspetto avrebbe avuto. Per finire sono rimasti un sacco di effetti sonori. Ascoltate qui, questo è l'esempio di un dialogo. Zako Mander attacca, usa il fuoco, qualunque cosa sia questo, e infine questo. Super è riuscito a trovare una mezza infinità di mappe inutilizzate. Questo è abbastanza comune durante lo sviluppo di un gioco, ma la quantità è davvero impressionante. Prima di tutto abbiamo una versione inutilizzata della zona distrutta in cui si tiene lo Sticker Fest. Curiosamente sono presenti più Corin con un design leggermente diverso rispetto a quello finale, e quel loro sprite. Un'altra mappa molto interessante è questa. Il commento dice Tubo della casa di Mario. È interessante perché nel gioco finale non esiste la casa di Mario. Un'altra mappa è questa, che contiene solo una casa blu al centro di un campo. Probabilmente è solo un test, ma è carina dai. Poi abbiamo questa, che si può tradurre in luogo del festival di notte. Anche questa inutilizzata, ma è piuttosto carina esteticamente. Poi c'è questa che non ha alcun commento, ed è un prototipo del museo.
Poi c'è questa mappa, sempre del museo, e avrebbe contenuto gli sticker oggetto. Questa è piuttosto interessante. Il commento giapponese dice letteralmente inutilizzata ed è un prototipo dell'entrata di Porto Lucente. La musica è quella di Porto Lucente, mentre se si chiama Corinne per avere una descrizione si riceve quella di Decalcopoli. Un'altra mappa è questa qui, che avrebbe contenuto le battaglie a Porto Lucente. La differenza è che nella versione finale la nave è leggermente diversa e che l'unica battaglia che si svolge in quest'area è sul molo, contro il pesce smack gigante. Questa è una mappa completamente scartata. Si chiama W2, ovvero Mondo 2, Sab, che sta per Sabaku, ovvero deserto. Forse è stata scartata perché hanno scartato anche l'area accessibile da questa porta. Poi abbiamo questa, che è il prototipo di una piccola sezione che poi è stata annessa a un'altra mappa. E poi c'è anche un prototipo del Mondo 4, in particolare del livello 4.1, Altopiano Nevoso. Questa mappa deve essere stata scartata presto, perché la geometria è molto semplice, non ci sono animazioni e gli oggetti non funzionano correttamente. Lo sfondo però coincide abbastanza con quello di questo screenshot, mostrato prima della pubblicazione del gioco. Il mondo 5 ha questa mappa qui, che contiene una strana luce blu proveniente da fuori. Nella versione finale questa mappa appare con un modello differente. E poi c'è anche questa, e non ho idea di cosa succeda qui nello sfondo. Contiene delle texture diverse da quelle poi usate nel gioco finale. Infine nel mondo 6 troviamo questo prototipo. Purtroppo molte mappe sono state cancellate, ma per qualche motivo Intelligent Systems ha lasciato le collisioni. E allora Super ha estratto le collisioni sotto forma di modello 3D, per farci vedere che forma avrebbero avuto. Per esempio, questa mappa, che sarebbe apparsa nel livello 1.5, Monte Roboante. Poi c'è questa mappa, che si chiama Umi, ovvero mare in giapponese. Non è un granché, non c'è molto da vedere. Poi c'è questa, che è un test di una seggiovia. Una mappa delle rovine Categnaccio. Al centro c'è questo cerchio qui, una specie di piedistallo, ma non sappiamo a cosa sarebbe servito. Questa è piuttosto grande ed è una mappa del livello finale del mondo 5, dove si trova il boss Pipino Piragna. Poi abbiamo una serie di mappe di test, come questa che è un quadrato. È un quadrato tutto qui. Poi c'è questo insieme di mappe con il nome DKN. DKN sta sicuramente per Dokkan. Dokkan? In italiano tubo, ed è effettivamente un labirinto di tubi. Nel gioco finale non c'è nulla di simile, ma probabilmente sarebbe stato il corrispettivo dei sotterranei, rispettivamente di Borgo Fungo, di Paper Mario 1 e Fannullopoli, del portale millenario, cioè dei sotterranei che connettono tutti i mondi del gioco. Quindi questa è una cosa molto interessante, perché nel gioco finale non c'è un hub che unisce tutte le aree, bensì c'è una mappa, stile un po' New Super Mario Bros. E in DKN003 troviamo i tubi. A giudicare dalla conformazione tondeggiante del pavimento, sembra chiaro che il giocatore si sarebbe trovato letteralmente dentro delle tubature. Poi ci sono delle mappe di cui non sappiamo assolutamente nulla. Per esempio MTC 001 e 002, che sono una la duplicata dell'altra. E poi c'è RBR, anche qua non sappiamo cosa sia e mancano i muri. Poi ci sono RBR 2 e 3, che sono duplicate. Si tratta di una serie di stanze circolari unite da dei piccoli sentieri, forse dei ponti. Il complesso visto dall'alto sembra una specie di fortezza, forse come la fortezza Goomba del primo mondo? Ma non è affatto chiaro di cosa si tratti esattamente. Un'altra collisione non utilizzata è SBK001. Il nome significa Sabaku, cioè deserto. E infine c'è TBR, che sta per Tobira? Tobira? Porta, insomma, porta. Ed ecco qui, ci sono scale che portano al piano di sotto, corridoi e ovviamente molte porte, che vengono menzionate nei nomi delle componenti delle collisioni. Vi ringrazio per aver guardato. Se siete curiosi, nell'articolo linkato in descrizione trovate molti altri dettagli su questi argomenti. Inoltre c'è ancora altro materiale che non abbiamo trattato e che è tutto da scoprire. Quindi fateci sapere nei commenti oppure in questo sondaggio, che linkiamo nella descrizione, se per caso desiderate vedere altri contenuti del genere. Apprezzeremo qualsiasi opinione. Noi siamo il Mario's Castle, una community di Mario. Parliamo di Mario, parliamo a volte di contenuti inutilizzati, a volte di contenuti utilizzati, a volte dei nostri giochi preferiti, o di quelli meno preferiti. Se volete contattarci o entrare a far parte della community, questo è il nostro server Discord. Grazie per aver guardato e alla prossima, bye bye!